Cominciamo. Buongiorno a tutti. L'incontro di oggi si inserisce nell'ambito del corso di storia dell'arte contemporanea incentrato sulla presenza del corpo vivente dell'artista. L'occasione ci è offerta dalla mostra Millennium Worm, recentemente inaugurata al Centro per l'Arte Contemporanea di Trevi, dell'artista Petr Davydtchenko, che oggi è qui con noi. In quella sede l'artista ha costruito un percorso all'interno del centro espositivo che ci dà la possibilità di avere un'occhiata rapida, sintetica ma molto significativa sugli ultimi 2 anni e mezzo circa della sua ricerca. Lui ve la spiegherà in maniera più dettagliata. Io vi posso anticipare che si tratta di una scelta molto radicale di vivere ai margini della società, nutrendosi soltanto degli scarti del nostro progresso. Lui con immagini e con appunto la sua introduzione lo dirà in maniera più particolareggiata. Io non mi voglio dilungare ulteriormente perché il materiale è tanto, soprattutto mi auguro che a questo segua anche un dibattito, perché il tema è controverso nel contenuto e nella forma. Molti dei miei studenti che sono presenti oggi hanno già una infarinatura superficiale ma comunque non banale su questi temi. Mi auguro che questo solletichi la loro curiosità e anche il pubblico che non fa parte di questa eletta schiera dei miei studenti possa trovare modo di interagire con l'artista, perché appunto non è diciamo così, molto ricorrente l'opportunità di trovare un artista appunto di origine russa che ha studiato in Svezia e a Londra, adesso risiede in Francia e lo abbiamo portato qui, perciò cerchiamo di approfittare. Lascio la parola al professor Davydtchenko per i saluti. È un piacere ricevere e introdurre l'opera di Petr Davydtchenko. Credo semplicemente nella più semplice delle formulazioni possibili che quanto ha appena detto Maurizio Coccia sia naturale, normale, scontato e dovuto. Quindi scusami se uso questa espressione che non è limitativa del tuo lavoro. Intendo che in tutti gli aspetti possibili la riflessione sul corpo e le sue potenzialità, il dinamismo, la drammaticità e l'elaborazione di energia e presenza sono i temi che nel caso dell'Accademia, in tutte le accezioni dei nostri corsi di laurea, siamo obbligati a considerare, sui quali siamo tenuti a riflettere perché costituiscono l'ossatura portante, il nervo della riflessione contemporanea sull'arte. Ricevere un artista che fa su se stesso pratica dell'estremo e quindi contribuire a creare un campo di riflessione che è dovuto e che è per noi vitale. Non ho altro da dire, ho soltanto come voi da essere attento, seguire con attenzione, con partecipazione tutto quello che Petr Davydtchenko ci proporrà, per poi partecipare, spero alla fine, come tu auguri, come auguro anch'io, a una riflessione che mi auguro sia nutrita e interessante. Vi lascio e lascio Petr con l'augurio di un ottimo lavoro, come sicuramente non mancherete di dire. Il saluto doveroso e caro di Marco Brandizzi, che purtroppo è trattenuto a Roma dai impegni istituzionali. Buonanotte. Prima della mostra a Palazzo Lucarini abbiamo presentato in anteprima
un'anteprima, la ricerca di Piotr, presso lo spazio della Fondazione Volume a Roma. È stata un'anteprima, il lavoro era in formazione, ma questo è stato molto utile proprio per anche misurare le potenzialità del lavoro, e quindi passo la parola al professor Manganaro come docente ma anche come rappresentante della Fondazione. Grazie. Innanzitutto volevo ringraziare anche Maurizio per avermi dato l'opportunità di seguire, no? Ma anche prima che la mostra a Palazzo Lucarini, il lavoro di Piotr, di poterlo conoscere meglio già qualche mese fa e seguire anche questa evoluzione, la preparazione della mostra che c'è adesso, e di fare un tipo di teaser a Roma qualche mese fa. Anche io non voglio dilungarmi, ma vorrei gettare già sul piatto magari due o tre riflessioni. Sicuramente anche visto il numero cospicuo di studenti che ci sono qui oggi, e anche in qualche modo al soggetto, al tema affrontato, alla pratica artistica, e quindi diciamocelo da subito, c'è in qualche modo una sorta di volontà o di elemento da considerare, quello di un po' di, come si dice una volta, di della bourgeois, sconvolgere o di provocare la borghesia, no? con dei temi, con un atteggiamento, una pratica artistica che sicuramente esce dai canoni dell'arte tradizionale. Però va detto che ormai siamo nel 2019 e parlare di arte tradizionale come si faceva 100 anni fa non ha più senso, e quindi abbiamo sicuramente degli elementi di riflessione importanti sulla storia della body art, di cui in qualche modo Piotr fa anche parte, ha in qualche modo dei padri e delle madri spirituali ma insomma il lavoro sul corpo è stato fondamentale dagli anni 50-60 in poi. Quindi dovete cercare di leggere secondo me questo lavoro, quando ne parleremo dopo, di Piotr all'interno di questa filiera in qualche modo. Chi segue il corso con Maurizio se ne sta occupando, ma mettere in qualche modo alla prova il proprio corpo con degli esercizi, perché poi lo vedete quello che fa Piotr è veramente quasi un lavoro sul corpo, ma diciamo quasi scientifico o agonistico addirittura, con delle prove fisiche non indifferenti. L'altro elemento secondo me interessante da mettere sul tavolo è il rapporto arte-vita, perché lui ha più di 100 anni e Piotr ha incarnato su di sé, ha fatto della sua vita il suo lavoro artistico e il suo lavoro artistico in qualche modo la sua vita, dandosi una regola da seguire quotidianamente e con grande rigore. E questo è un altro molto importante per voi che fate l'accademia, che fate gli artisti, riuscire a darsi la regola e seguirla. Questo in realtà era quello che faceva la prova, metteva la prova, insomma, anche di alcuni ci sono una step pista, mi alzo la mattina, faccio sul giù degli scalini e poi non ce la faccio più. Quindi anche toccare il limite anche con il proprio corpo, però darsi anche la disciplina, perché il lavoro dell'artista in realtà è un lavoro che richiede una grande disciplina, sempre il semplice fatto di uscire la mattina, andare al proprio studio e applicarsi su una cosa che non ha in realtà poi un riscontro concreto né di denaro né non ha il di lavoro, quindi in realtà richiede una convinzione ferrea, e su questo come ricordo ci dà un esempio straordinario. Quindi rapporto arte-vita, ma l'ultimo elemento che dico che toglie da questione da considerare è anche poi l'immagine su quale lavora Piotr, cioè il fatto che lui da teatro si sia dato una scelta estetica forte, non estetica nel senso di bello, ma la scelta di un proprio linguaggio che anche ben riconoscibili. I video sono tutti nati di grande qualità, cioè lavorati e pensati come da qualcuno che in realtà è dentro l'arte contemporanea, con tutte le gambe, le braccia, tutto il corpo, in qualche modo, e che appunto ha studiato a Stoccolma, ha studiato a Londra, quindi ha un percorso in qualche modo accademico per arrivare a una pratica artistica che ha anche degli incredibili. Sono poche parole, facciamo parlare Piotr e poi nel caso appunto abbiamo il dibattito, forse la cosa più interessante. Piotr è di origine russa, parla benissimo l'inglese e per questo ringrazio anche Gordana Dennis che ci dà una mano nella traduzione, e a questo punto basta.
I'm really happy to be here, and it's a big honor for me to come to this university. Ok, vi ringrazio a tutti per essere venuti qui oggi, è un grande onore essere stato invitato qui in questa accademia. So I will start because the subject of this presentation is the language of the catastrophe. Allora, il soggetto di questa presentazione è il linguaggio del catastrofe, il disastro. And I think it's a very relevant topic, especially for L'Aquila. È una questione molto importante anche per la città dell'Aquila, But also for the rest of the world. ma anche per il resto del mondo. I will begin my story by how I arrived to the understanding that it's necessary today to speak the language of catastrophe in your art. Okay. Inizierò spiegando come sia arrivato oggi a vedere la necessità di parlare questo linguaggio del disastro attraverso la sua arte. So when I was a student in the art university, I had many artists who I would look up to and be inspired by their work. Allora, quando era uno studente in accademia aveva molti artisti ai quali si ispirava e ammirava attraverso anche il suo lavoro d'artista. So maybe one of the greatest inspiration for me was and still is a Russian artist. His name is Andrei Malov. Uno degli artisti che mi ispirava tantissimo era un artista russo di nome Andrei Malov. Okay. So for many years I followed his practice and I learned from it until one day in London I was able to meet him in person. Per tanti anni seguiva la sua pratica artistica, fin quando un giorno è riuscito a incontrare quest'artista di persona. So to tell a little bit about his work, his main practice is he works with two liquids. Allora, quest'artista usa spesso due liquidi nelle sue opere artistiche. So one liquid is crude oil. Okay. Un liquido è il petrolio. And another liquid is human blood. L'altro liquido è il sangue umano. So he uses two liquids to fill the containers, transparent containers of his sculptures, to fill the transparent containers with a political meaning. Okay. E usa questi due liquidi insieme nelle sue sculture per trasmettere un'idea politica. So I will continue by showing this one of these exhibitions. Okay. E ci farà vedere una delle sue mostre.
Marianne, the symbol of France, is Marianne, symbol of France, is filled with the blood of the immigrants. And this work was done in 2013, so obviously several years later this video has the work has completely different meaning in the current world. Ok, quindi in questo video Marianne, il simbolo della Francia, viene riempito di sangue di persone immigrate. So, depending on the situation, the materials, the liquids that I used, they're relevant to the current political situation. But even many years later, the work still remains relevant, even if the meaning is changed. Ok, quindi questi liquidi possono anche essere diversi a seconda della situazione politica che vogliono rappresentare, quindi il significato del lavoro può cambiare anche negli anni. So back to London, when I finally got the chance to meet with this artist, Andrei Malotkin, I was newly graduated from the Academy, maybe 2 years after I graduated, and I was quite lost with my path, and I realized kind of the real world was very tough for artists and for humans in general, to be outside of the Accademia and on your own, making your work. Quando finalmente è riuscito a incontrare questo artista a Londra, 2 anni dopo la laurea, si sentiva perso, non era più, insomma, protetto dall'ambiente accademico. So I was looking for something different, for alternative paths, and in that moment was kind of breaking point of my life, where I was offered a possibility to arrive to a facility in the south of France, near the Pyrenees Mountains. Ok, si sentiva a un punto di rottura, voleva cambiare e ha trovato un luogo nel sud della Francia che forse glielo sarebbe permesso. So it's a place which it's an old factory that is located close to the mountains of south of France, and this factory was operating during the wars as a production for military parts for tanks and cannons during First and Second World War. E questo luogo era una vecchia fabbrica nel sud della Francia, vicino alle montagne, che durante il primo e il secondo guerra mondiale produceva armi. And during the time up until I think the middle of Second World War, this was solely in the village and in the factory only work communist. Who was not communist was not even possible to work in this factory or to live in the village. E a quell'epoca, durante queste guerre, chi non fosse comunista non poteva lavorare in questi paesini. So even if the place was briefly occupied by the Nazis during the end of Second World War, it's still after it remained with this energy of the kind of proletarian energy of the place. E
anche se questo paese fosse stato occupato poi dai nazisti per un periodo, è comunque riuscito a mantenere questa energia del proletariato. It's a unique space in a sense that it has this energy, and then it stays abandoned for many years, and the machines that producing the weapons are removed, sold, and completely the architecture is emptied of its original function, is to produce weapons. Ok, quindi questa fabbrica poi è stata svuotata e hanno tolto tutti i macchinari, tutto quello che era stato usato per produrre armi. And in this moment, the function of the factory changes. The function of the architecture changes with when Andrei Malotkin decides to take over the place, to buy this factory, and to create a space alternative in the art world. Ok, quindi hanno cambiato la funzione di questo luogo e l'artista russo gli ha dato una nuova vita. It's because the space is maybe 2,500 square meters, and it's surrounded by a tall fence, 3 meters tall fence, and closed with a gate. So when you're inside this space, it's completely like you're freed from all the restrictions, and you can create and work in a completely new way, and to explore artistic freedom. Questo luogo è di circa 2500 metri, è circondato da una recinzione alta 3 metri, e all'interno ci si sente liberi di creare, di lavorare in senso artistico. On the image is a work by artist Santiago Sierra. It's the biggest work he ever produced. It's a wording spell tired of this global sadistic regime. Questa è un'opera dell'artista Santiago Sierra e rappresenta la sua stanchezza davanti questo regime sadico che attualmente esiste nel mondo. Si chiama Tired of this global sadistic regime. Ok, l'opera si chiama Legati a questo regime globale sadica. This was the first work ever installed in the foundry. It's the first time when foundry was used as alternative space to create and to present artworks. Ok, quindi questa è stata una delle prime opere prodotte in questo spazio. In this moment, foundry takes a function of a factory for propaganda, basically. A propaganda of speaking the language of the catastrophe. Ok, diventa una fabbrica di propaganda del linguaggio delle catastrofe, del disastro. These are examples of some of the interiors of the factory. Questo è all'interno della fabbrica. So it's mainly working with the language, with the letters, with the text, with the slogans, and to producing these projects which for different reasons cannot be realized anywhere else in Europe, because of either political or practical
reasons. Quindi si tratta per lo più di lavorare con il linguaggio, con dei testi, con delle parole per motivi politici europei. So when I arrived to this place, I start to. This was my first encounter, kind of, with a conception of what it is to speak as a language of catastrophe, and why to start begin of my journey to understand the relevance. Questo era l'inizio del suo viaggio per capire il significato di questo linguaggio del disastro. So first year I just work as a factory worker. I produce monumental sculptures by artists such as Eric Bulatov, but also working with artists like Andres Serrano for producing of his torture project. Per il primo anno ha lavorato come operaio producendo delle sculture per artisti come Andrea. Eric Bulatov. Eric Bulatov. Okay, Eric Bulatov. And a photographic project by Andres Serrano. Andres Serrano. This is some of the productions we've been doing in the foundry. So a very small team of people and working with this production and kind of living very military lifestyle, very simple, very restricted, a lot of exercise and in the fresh air, in the mountains, swimming in the lakes and enjoying nature and producing this political work. Quindi hanno formato una squadra di persone che vivevano una vita quasi militare, molto regimentata, seguendo degli esercizi, nuotando nei laghi, facendo dell'esercizio fisico. So by the end of the first year, I think then I was the first one to put into experiment, and I was given opportunity to realize my own project at the foundry. So I was maybe the youngest artist to be allowed to take this opportunity to do my own project. Dopo il primo anno è stato l'artista più giovane a poter creare un progetto tutto suo all'interno di questa fabbrica. And so my idea was, I decided I want to live, to see if it's possible to exist outside of the capitalistic system. And how would I go about? Is it even possible to exit? And how it would feel? So I decided for 6 months I will try to live, to survive entirely on eating only animals killed on the road by automobiles. Okay. Quindi la sua idea era vedere se fosse possibile vivere al di fuori del sistema capitalista, mangiando anche degli animali uccisi per strada dalle macchine. So here, for me, road becomes takes on a symbolical value as an extension of the progress. E la strada quindi ha un valore che rappresenta il progresso. And the car, the vehicle moving forward in the road is a direct representation of modernism. E con le macchine che si muovono sulle strade rappresentano la modernità.
So I base my existence entirely depending on the act of destruction by modernism. So destruction of all the primitive forms that are getting in the way of progress. E quindi si è basato su come questa modernità distrugge il progresso. Yes, I base my existence on the destruction of primitive life by progress. Okay, so si basa sulla distruzione della vita primitiva dal progresso. So I start my journey and I realize I don't have any knowledge of anything, how to cut an animal, how to skin, or how to prepare. Like actually my only experience with a piece of meat is like I go to the supermarket and I buy a ready steak and I put it on the fry pan. I don't even know, I never had to cut even a piece of meat which was not cooked before this. Era alle prime armi, non sapeva come tagliare un animale morto, non sapeva come prepararla, aveva solo esperienza culinaria con le carni comprate al supermercato. So I decided that from the first animal I find on the road, I will continue to live entirely eating only from animals I find like this. And then the first animal I find is, I think it's a pit bull, and I completely very badly cut it and cook it, and it tastes very, very strange, but I still eat it, and then I continue like this, finding lots of animals and just eating like this for many, many months forward. Il primo animale che ha trovato in questo modo era un cane di razza probabilmente pitbull. Aveva un sapore molto strano e poi ha continuato a mangiare in questo modo nei prossimi mesi. So I quickly realized if I want to continue and I want to really support my philosophy and continue this lifestyle, I need to find skills to acquire skills to cook these animals. E si è reso conto che per continuare con questo stile di vita aveva bisogno di avere le conoscenze basilari per la preparazione di questa carne. So I asked some of the local chefs, French chefs, if they can take me to their restaurant and to teach me the French cuisine. E quindi ha chiesto a dei cuochi francesi di insegnargli come poteva preparare questa carne. So in this photograph I'm together with one of the greatest chefs in that area of France, Philippe Piton, and I spent many months in his kitchen just looking and learning the concept and understanding the concept of what is actually food and what is to prepare food. And I learned the most important method is a slow cook. Okay, in questa foto sta insieme a uno dei cuochi più importanti di quella zona della Francia che si chiama Philippe Piton. Philippe Piton. Egli ha insegnato come il modo migliore per preparare questo tipo di cucina e ha imparato che il modo migliore fosse la cottura lenta. Of course, in the beginning he wasn't know what was that I was actually doing, and I just tell him I'm artist and I'm interested to learn about the kitchen. And for half year maybe he didn't know what exactly I was doing, until one day, this is actually the moment when I invite him, and he, for the first time, he see what am I actually cooking. Questo cuoco all'inizio non sapeva esattamente
che tipo di lavoro stesse facendo, non sapeva che stesse raccogliendo degli animali dalla strada per mangiarsi. E questo è il momento in cui si rende conto del lavoro che l'artista stava facendo. So after this we become, of course, great friends and colleagues, so we really exchange recipes and experiences about cooking, and he's very interested about my journey. Okay, dopo diventano grandi amici e questo cuoco è molto interessato nelle esperienze dell'artista. So this is a photo of in the foundry how I set up my space, my archive, in which I live for 2 years, and I collect all the evidence of my study, and I live in it as well. Okay. Questo è il suo spazio nella fabbrica. Le foto che vediamo sono un archivio degli animali raccolti. E ci viveva anche in questo spazio. So every morning I get up with the sunrise, I take my bicycle and I jump in the cold lake every day of the year just to wake up, and then I cycle for 30 kilometers around to look for animals. Ogni mattina si sveglia all'alba, corre fuori, prende la sua bici, salta nel lago per svegliarsi con l'acqua fredda, poi prende la sua bicicletta e fa 30 km in bici cercando animali. When I find some animals, I photograph in the positions they are found, and I do investigation of like how they were hit, how many hours they lie on the ground, and in which area, what they were eating, and so on, to kind of make a map of and to understand the frequency of the accidents and the conditions around it. Quando trova un animale gli scatta una foto nella posizione in cui si trova e poi fa una piccola indagine per vedere come è morto esattamente, da quale direzione sia stato colpito dalla macchina, eccetera. And I also do like some research about I become aware of the meat from the supermarket, that it has there's a lot of study comes out in that moment about investigations made of the antibiotics used in farming of the meat. Si informa anche su come viene prodotta la carne a livello industriale che si vende nei supermercati, si informa sugli antibiotici che si usano per produrre questa carne. So I become aware of if I eat meat from the supermarket, it is full of antibiotics that it directly affect my body, as well as when animal is farmed and it's kept in very bad conditions, and then it's killed in the slaughterhouse. The animal experiences a lot of fear before dying, and very much stress. And this stress hormone is preserved in the meat when it's sold to us in the supermarket. Si rende conto che quando mangia la carne dal supermercato è pieno di antibiotici e che poi quegli antibiotici entrano anche nel suo corpo, e anche il modo di allevare questi animali che crea degli ormoni dello stress che poi ovviamente rimangono nella carne e noi la mangiamo. So I understand that the meat actually that I find on the road, it's animals, they live very healthy lives, they run around free, and they eat, well, I think semi-good food in the wild. And when they die, they not even have time to be scared because the accident happens very quickly.
and they killed on the instant as a al contrario, questi animali che vengono uccisi, questi animali selvaggi che vengono uccisi dalle macchine, non hanno subito questi trattamenti, hanno avuto una dieta abbastanza salutare e non sono pieni di antibiotici. In più sono stati uccisi molto velocemente senza neanche saperlo, quindi non contengono neanche questo ormone dello stress. This is a photograph of my freezer. It's a part of the archive ongoing at the foundry, which I keep all my supply of food. E questa è una foto del suo freezer, del suo frigorifero, dove mette il suo cibo. C'è un tasso, una volpe, un pitbull, Ear of donkey. l'orecchio di un asino. Because one time I find a donkey on the road, and the local people, they helped for me to bring the donkey to the foundry. Perché una volta ha trovato un asino per strada, i locali, le persone del posto l'hanno aiutato a portarlo alla fabbrica. And this donkey, he saved my life, like he's a real savior for me. Questo asino gli ha salvato la vita. Donkey savior. Un salvatore asino. Because I ate 1 year this donkey, and really saved me for the whole year. And it's such a significant animal. It's a very important animal in the Christian iconography. È un animale molto importante nell'iconografia cristiana e gli ha permesso di andare avanti per un anno. So it's keep many valuable samples in my archive, but also I eat from it all the time. Questo è anche un archivio, ma ci mangia anche. And in this archive also I keep some pets, because local people, they're very aware of my lifestyle. So sometimes they bring for me animals hit by their cars, and but sometimes also the pet owners, they come to my door and they, with a poster of their missing pets, and they ask if I have found their cat. And here is a boy, he finds his cat in my freezer. Okay. Questa foto è di un bambino del posto che ha trovato il suo gatto dentro a questo freezer. Le persone del luogo lo appoggiano portandogli degli animali che trovano anche loro per strada, oppure degli animali domestici che vengono colpiti dalle macchine. And so sometimes they get upset and run away, but most of the time they think it's better that I eat the cat and it just become left and nobody care for it in the road. Okay. Qualche volta si emozionano, ma altre volte vedono che sia meglio che questi animali vengano mangiati da qualcuno. This is a photograph of the donkey when I prepare donkey for the freezer. Questa è un'immagine dell'asino che viene preparato per essere messo dentro al freezer. So now I come to the as I now have exhibition at the Palazzo Lucarini in Trevi. It's just opened a week ago, and I show some documentation of this exhibition now.
Ok, adesso ci farà vedere qualche immagine della sua mostra a Palazzo Lucarini a Trevi. And it's the first time where I present my study in the context of the museum. And, I'm very happy about it. È la prima volta che presenta le sue indagini all'interno di un museo. So very basic materials were used to create alternative architecture and to transform entirely the space of the inside of the museum. Materiali semplici sono stati usati per creare altre forme architettoniche all'interno di questo museo. Each room is taken over by an architectural structure that is made out of most basic wood and military blankets stretched over these panels. Ogni stanza viene trasformata con queste forme architettoniche fatte di legno e di coperte militari. And each room is also, each structure is shaped as a variation of a cross. Ogni stanza ha la forma in qualche modo che varia, però ha sempre la forma di una croce. This is one of the rooms. It has geometrical shapes made out of the skins that are recuperated from the animals killed on the road. In questa stanza vediamo delle forme geometriche fatte con le pelli recuperate da questi animali uccisi dalle macchine. So this corridor continues throughout the whole of the museum, and in each room there is some fragment of my past throughout these 3 years. Attraverso ogni stanza un corridoio e ogni stanza contiene un frammento del suo passato degli ultimi 3 anni. And the last room of the exhibition is an archive room where randomly the videos from my archive are shown. L'ultima stanza contiene dei video del suo archivio. And I will show, this is a short film about the exhibition, so I will just play it. Vedremo un piccolo film su The questa. transition to specifics causes a certain ripple in the life of the author between practical and theoretical world, resulting in repeated theoretization in order to keep authenticity of practical recommendations. At the same time, if you can simplify your relation to bombing operations, it is a fatal approach for 2 and 3 red. It is essential to consider that the aim of the impact is not reality, which belongs to us, but instead its symbolical background in the determining consciousness. Avant-garde has never happened. During 80 years of existence of different directions, futurism, surrealism, abstractionism, pop art, and so on, which existence in the field of defining consciousness for art in the mass media rules and is united by certain qualities. Aggressive shock, stormy activity, which allowed the bourgeois to mythologize avant-garde, and together with it, the revolution. Large part of the aforementioned methods found in its reflection in this process. Here, it only remains to postulate its action. My painting, 8, presents to you, the reader, with your inoculated defining mind for a form of the avant-gardist, chaotic, inconsistent style, impotence, unreasonableness of conclusions, coarseness,
egoistic references to his own unknown artworks, and so on. Revolution is immanent in its eternal nature, cheat of the bourgeois society. Certainly, there was Dadaism, and thereby there was no myth. That's why the Dadaism is a myth. In the determining mind, therefore, exists certain representation of avant-garde artist, impudent young man with bad manners, who with a bare-knuckle smile lays petards under the chairs of the Accademia members, Alan Rob Grills. No real artist is representative of these qualities. Now, when the movement has in fact exhausted itself, the only method to fight with this myth is to fit in with it completely, turning the myth inside out, making it absurd, the bourgeois point of view, and thereby destroying the consciousness that received manifesting confirmation of this myth, and finally have to lose it. A pornographic movie is shown to me, in the middle or by the end of the film, depending on how long ago I had intimate relations. All my physiological reactions are gone. The only thing that is left is a stupid stare at the screen. This is what a painting should be. Let the bourgeoisie suffering from the mere disease scream. How about the pleasure of the painting? Where I will reply with an allegory. Parents, when going to sleep, place a pornographic postcard in front of the keyhole of a children's room. You won't receive a different pleasure from this painting. So I just want to speak briefly about so the language of catastrophe, and I realized that just the reality, the world we are living in right now is so hard, is very tough place, and the reality is very brutal. Il linguaggio del disastro è molto importante in questo mondo brutale. In fact, the world today it's like a black chaos. Il mondo di oggi è come un caos nero. Where there is no logic. Non c'è logica. And we try to create logic by lightening up a small fragment of this chaos. Noi cerchiamo una logica illuminando un piccolo frammento di questo caos. And we create rituals, we put the flowers on the graves and trying to make things easier for us, trying to find a sense. Creiamo dei rituali per alleggerire questa pesantezza. So if we live in this world, then art has a possibility, or it has actually, maybe even it has a responsibility to be speaking in the language of the catastrophe, to be speaking in the universal language of reality. La nostra arte ha la possibilità di, parlando attraverso questo linguaggio del disastro, di mettere luce su queste cose. So, before we open the discussion for questions, I just would like to say that this is my 3 years at the foundry and like becoming the first experiment in the situation. Now we want for the space to function and to enable for new artists, for new generation to have a possibility to speak in the alternative language, and so we want to share our experience and our facilities in the south of France. And I have with me
some application form. So after this talk is finished, you can approach me and ask more questions, and also take this form to apply your interest, to submit your interest for the foundry. Ok, allora questa fabbrica del foundry vorrebbe aprire le porte anche ai giovani artisti. Infatti quando abbiamo finito vorrebbe darvi l'occasione di prendere un modulo da riempire per richiedere un posto, un'esperienza a questa fabbrica. Se siete interessati potete prendere un modulo da riempire. Okay. Thank you. Allora, intanto grazie al lavoro congiunto di Gordana e di Piotr, direi che materia su cui discutere ce n'è tanta, perciò mi aspetto molto il lavoro. Non vi deludete? Siccome mi sono sfuggite delle cose nel video della sua mostra, volevo capire meglio il tipo di atteggiamento ha rispetto alle avanguardie storiche, perché non ho capito tutto, se ce lo può riassumere. Okay. She didn't understand very well your approach towards the avant-garde, the historic avant-garde. Quello che si sentiva nel video. What we heard in the video. The avant-garde, the movement. It's just a statement about the absence of the avant-garde today, and how to try to find it, the attempt. Allora era un pensiero su come oggi questa avanguardia è assente. Sì, però no, lui parlava proprio di come l'avanguardia storica di avanguardia, la pop art, eccetera, eccetera, è percepito da lui rispetto a quello che fa. Okay. Se ce lo poteva spiegare, perché non ho capito she'd like you to bene. explain how you feel, how you perceive this avant-garde pop art, the different movements. What's your personal thoughts towards them? Because she said you mentioned it in the video, but she didn't really understand what your thoughts are. It's like a prayer for the art world. I'm saying a prayer. È una specie di preghiera per il mondo dell'arte. Non mi ascolto. Altre domande? No, ho fatto la mano prima Alessandra. Io volevo sapere, volevo sapere come si fa ai corsi e a seguire il rigore che vi si è imposto. How do you manage to be so, to maintain yourself, to follow such a regime, such a, a heavy regime? Physically, I'm in a very good condition because this is a very healthy lifestyle. I actually monitor my blood since the beginning. Every couple months I do blood tests to check the values, to understand how this diet affects my body. Okay, lui è molto in forma e ogni paio di mesi si fa le analisi per controllare i valori del sangue.
but also human body is very, it can adapt to, human in general can adapt to very rough conditions and survive in it. So actually when you place yourself in a zone of discomfort, you can adapt to this zone, and then you're actually almost addicted to be out of the comfort. Gli esseri umani si adattano molto facilmente e lui dice che diventa quasi una dipendenza una volta che ti sei abituato. So the most difficult is to exit this zone of comfort. La cosa più difficile è uscire da questa zona di conforto. Io mi chiedevo il rapporto con la cristianità, cioè nel senso la ricorrenza della croce, il fatto stesso di aver parlato dell'asino come qualcosa che comunque rimanda alla simbologia cristiana, quindi qual è il rapporto e se questo rapporto tra la persona e questo tipo di religione, diciamo, si interseca nel lavoro. Okay, she wants to know how Christianity relate to what is the relationship with Christianity in your work? You mentioned the donkey being an important symbol and the shape of the cross. Yeah, I have many crosses, as you can see, and in the exhibition, all the variation of the cross is a cross in three-dimensional form. You can actually walk through the cross, and the idea of a cross is there is a horizontal line, which is our earthly life, and there is also a vertical line which is connecting the other dimensions, and for me that's kind of relationship to the cross. Allora lui ha molte croci anche sul proprio corpo e la croce che vediamo nella sua mostra è tridimensionale con una linea orizzontale che collega la vita e una linea verticale che collega a un'altra dimensione. Tu sei religioso, forse devo la sapere questo. Cioè nel senso è religioso, una simbologia questo. Is it a personal thing? Are you religious? So I believe in this concept of the cross, yes. Crede in questo concetto della croce. Io volevo chiedervi una cosa, tutte le catastrofi hanno un comune denominatore, quello della sopravvivenza. Mi piacerebbe sapere cosa ci sia tra la catastrofe subita e la catastrofe invece scelta come pratica artistica. Okay, so she wants to know how these catastrophes are linked, how a real catastrophe is linked to an artistic catastrophe. La domanda di Bruna credo che sia relativa al luogo in cui ci troviamo, l'Aquila, che ha subito una catastrofe, no? Di proporzioni epiche, mentre invece lui ha scelto di vivere una Okay, for example, in l'Aquila, there was a natural catastrophe because obviously you didn't choose, but you choose to live a catastrophe. Yeah, so it's like I see the reality and I accept reality and I let it in. Che vede la realtà e la accetta e la interiorizza.
because I understand if I want to speak the language, I need to live it. Se vuole parlare una lingua la deve vivere. Comunque io sono stata a Trevi, alla Fondazione al Palazzo di Carlino, quindi ho visitato la sua mostra e sono rimasta scioccata. Però quando sono tornata a casa non sono riuscita a mangiare diciamo, gli animali che vi avvicinate, ho visto c'è il gatto e ho sentito qualcosa che mi impediva di farlo per il legame che abbiamo con questi animali domestici, soprattutto il gatto per noi, però tornando a casa la sera molto tardi avevo al frigo un pollo da mangiare e mi sono posta delle domande e non sono riuscita a mangiarlo. Quindi la sua pratica mi ha fatto porre molte domande sui cibi che noi mangiamo, che vengono uccisi per sfamarci, e la sua invece pratica artistica che la vede mangiare animali morti e che forse è anche un dono della natura, no? Poi mangiarli. She said after your exhibition she went home and that she had some chicken and she couldn't eat it. She was so sure. For me, every animal is equal, so I put in the grid. So I live by the lines of the road and I follow the grid and I don't separate one animal from another. For me, they're all part of the system. Lui non distingue un animale da un altro, fanno tutti parte dello stesso sistema. Se fosse stato dato suo, She's asking if it was your cat, would you eat it? I don't have a cat. Un momento, chi è che sa? No, io volevo sapere di più sui processi di preparazione e soprattutto, cioè, la carcassa ha un tempo prima della preparazione. Tu mangi anche roba che è rimasta lì 2 giorni oppure solo roba fresca? Quello volevo sapere. Solo roba. Yes, I put myself through the experiments where I ate things very rotten. I ate things raw to understand what is effect on me and to understand is it actually dangerous or we just live in the fear of the bacteria and this and that, and we put so many antibiotics to protect ourselves and cleaning products. We have to buy many cleaning products to keep things clean and to stay protected. So it's actually we are very restricted. I think it's a very idea of the capitalist world to be clean. Ok, sì, ha sperimentato anche con della carne putrefatta o anche cruda per vedere l'effetto che avrebbe sul suo corpo se fosse peggio quella carne marcia o la carne che mangiamo piena di antibiotici che è stata pulita con dei prodotti. So sometimes I eat even something I find this wild pig and it was very rotten, like was bloated and was many flies and it smelled very bad, and when I put the knife its air came out and the smell was like I almost fainted, and I took this pig and I cook it slow cook in the pot for many hours. Una volta ho trovato un maiale che era un cinghiale, sì, un cinghiale marcio, aveva la pancia gonfia, piena di aria, di gas, l'ha aperto e
e poi l'ha mangiato dopo averlo cotto per tante ore nel vino. So I cooked it and I ate it after and I was okay. I didn't have any discomfort even. So. Dopo stava bene, non aveva nessun problema. Then I also ate raw cats, fox and rats. Ha mangiato anche dei gatti, delle volpi, dei topi, dei ratti crudi. And I was surprised actually, the taste was very good and I didn't have any problem. Il sapore era molto buono e non ha avuto nessun problema. Ma veramente un'occasione dimenticata quello che volevo dire. No, sì, volevo dire che è chiaro che questa non so nemmeno come definirla, questa azione, questa ansia, chiamiamola giusto, è molto perturbante perché in qualche modo infrange uno dei più grandi tabù dell'umanità, no? Che è un tabù, il tabù alimentare. Ogni civiltà, ogni cultura ha i suoi tabù alimentari, no? E che hanno a che fare con questioni meteorologiche, geografiche, culturali, religiose, eccetera, no? È chiaro che è molto perturbante proprio perché va a toccare, non so se, io non ricordo, non so se c'è mai stato qualcun altro che abbia fatto una cosa del genere, ti risulta? Nell'ambito della storia dell'arte? Sì. C'è qualcuno che lui sappia che ha preceduto, che ha in qualche modo aperto la strada verso questo tipo di... Sì, senza farne dell'altro, I don't know, but for me, food or politics of food became the main topic of my work, and actually the next stage of my study is to create a new architecture of a kitchen and to investigate methods with the top chefs of the world, to investigate methods of how you can most effectively feed people and kind of alternative systems of feeding people, and food is in the center kind of my study now for the next 5 years maybe. Quindi non sa di preciso se c'è stato qualche artista prima di lui a lavorare con queste tematiche. Però il prossimo passo per lui sarà lavorare sempre sul cibo con dei grandi cuochi, dei cuochi importanti, per vedere come si può sfamare il mondo. Sì, più importante anche quello che ha detto riguardo all'architettura del cibo, o meglio del cuocere il cibo. Sta lavorando anche su un progetto di design sulla cucina, cioè praticamente la sua è chiaramente una pratica multidisciplinare, cioè è un artista che mette insieme tante competenze, quelle che non ha le acquisisce, e adesso sta lavorando, sta sviluppando quello del, diciamo così, proprio gastronomico, come chef, ma anche sta progettando e andrà a costruire personalmente una nuova, come dire, appunto, un nuovo design per cucinare, quindi mette insieme anche queste cose. Marcello, come commento a margine, il punto è che buona parte della cucina nobile nasce da situazioni analoghe ed è un processo che, analizzato, discusso, insomma, per farla breve, uno dei piatti più ricchi della cucina veronese, forse il più ricco, è nato perché nel 1432, mi sembra, i veronesi si sono trovati con 3.000 cavalli morti che stavano putrefacendo sul campo di battaglia.
hanno sezionato la carne, l'hanno iniziata a trattare in salamoia, l'hanno stivata e imbrasato di carne di cavallo con la polenta veronese, che è uno dei piatti migliori della cucina italiana, nasce da lì. Nasce da lì anche la nostra pratica degli arrosticini, perché la carne tagliata in piccoli pezzi è la carne che viene sezionata per evitare che venga sentito il sapore della putrefazione e serve a salvare e a consumare gli animali che muoiono durante il tragitto della transumanza. Così come la chiaranese, altro grande piatto della cultura, è in realtà il tentativo di coprire con le spezie, le più varie spezie che uno riesce a trovare, il profumo non proprio nobile di animali che muoiono durante il tragitto della transumanza. Per cui credo, io vorrei spostare un attimo il discorso verso quello che mi interessa, perché quello che mi interessa è l'oscillare tra una doppia ottica, l'ottica del sacrificio, ma soprattutto l'ottica allora, scusate, da una parte c'è il sacrificio e la cucina del sacrificio è un elemento fondamentale e importante della nostra vita. Credo che in questo ci sia. Antropologicamente non è costante. Poi c'è un altro percorso però. L'altro percorso è interpretare per me correttamente il significato di Millennium World. E allora la domanda che ti chiedo è se il Millennium Worm sia in realtà l'arte, perché il processo artistico nasce nel momento in cui hai consumato la carne e metti in rapporto, cucendo insieme le pelli degli animali con le forme primarie che sono le forme geometriche, quadrante, triangolo, cerchio. This is difficult. It's very interesting what you say about the Italian history. Thank you for this information. I will look into it. To talk about the title and the exhibition, Millennium Worm is a reference to a computer virus. Kind of here's the idea that It's obvious, but this is Millennium back. yeah, but this is a new one. This is a new one. This is the new virus. Yeah. So here is the idea, yes, the idea of art becoming a virus, or humanity as a virus, is a physical representation of a digital world. Because I think we also live in the moment where it's the analog world is, well, sort of dying, and then we're entering like a digital renaissance. So everybody is immersing in their phones, in the internet, and some people just live entirely on the internet. And my attempt is to make a physical representation of the computer virus that take a physical manifestation. So it's a kind of like there is a conflict of there is a death of the analog world, and then there is kind of, with the analog methods I try to present the digital one. Con dei metodi analoghi cerca di rappresentare
un mondo digitale, il mondo analogo è ormai finito, siamo nell'epoca digitale e la sua arte rappresenta, può essere l'essere umano come virus oppure il mondo digitale come virus. It's like a worm that crawls into your head and it lives there forever. È come un verme che ti entra in testa e ci vive per sempre. Io vorrei chiederla, spero che i suoi genitori stanno pensando a te. Io sono russa come lei, per noi la fede ortodossa è molto un punto di riferimento molto forte. E se i suoi genitori, la domanda, se i genitori condividono la sua arte e sopportano come insomma, i propri genitori. È la prima domanda. La seconda è se lei già ha fatto qualche mostra, una installazione, se è venuto in Russia e come i russi hanno reagito, se possibile. She's Russian here and she knows that the Orthodox faith is very important in Russia. She wants to know if your mom and dad agree with how you work. That was her first question to your parents. The second question is if you've done any exhibitions in Russia and how reacted. So I grew up in the Orthodox in Russia. It's very familiar to me, the Russian Orthodox Church. I work a lot with these themes. It's a place huge importance for me. But my mother is quite okay with what I do. I think she's an atheist, so she's fine with what I'm doing. But she's worried about her dog for some reason. Allora è cresciuto con questa chiesa ortodossa e infatti è importante, appare anche tra le tematiche del suo lavoro. La sua madre è ok con quello che fa, è atea, non segue la fede cristiana, però scherzando ha detto che si preoccupa un pochino per il suo cane. I have done exhibitions in Russia, but it was a long time ago. Last time I presented a work titled Ascension in 2016 in the Moscow Biennale of Young Art. But at that time I was not working, I was not living the lifestyle, so it was a different work and it has had a different impact on the social. So I don't know how people now would react to what I do in Russia. But if I get opportunity to go there and to test my lifestyle in Russia, I would be happy to do so. Quindi ha fatto qualche mostra a Mosca qualche anno fa, ma era prima di iniziare questo progetto, quindi era un altro tipo di lavoro, però sarebbe contento di tornarci presentando anche un lavoro di questo tipo. Allora, lei fa questa scelta di vita per contestare il mondo moderno. Come si relaziona con i milioni di persone che invece lo devono fare per necessità, parlando di popoli del quarto mondo, del terzo mondo, e se ha una visione per il futuro, per migliorare la società?
yeah, I'm aware of the situation in the world. That's why I do what I do. But it's a conscious choice. So I'm not forced into doing what I do. It's just my free will, a decision, and the decision is entirely based on to prove that there is possible for alternative system. So, as on my example, I show it's possible to exit the capitalist system and to live parallel with it without using money and monetary exchange. It's I feel a little bit like taking on the principle of the Bitcoin. So, like when the belief into banks was lost, a Bitcoin was created to bypass the system and to give the power to the mathematical code. Quindi ha appena fatto il paragone con il Bitcoin, come è stato usato per bypassare le banche. Lui è consapevole della esistenza di questi problemi, insomma, dei problemi che hanno nei paesi del terzo mondo. Infatti parte del suo lavoro è anche un commento, insomma, su questo. Però è anche un modo per dire che non esiste soltanto il capitalismo, c'è un altro modo per vivere. So in my example, I just want to show that it's possible for alternative existence, and it's just an example. It can be any other way, but it is possible. And my hope that is for the future, when people see that there's alternative systems possible, they will try to create alternative systems and put them in place and to live by new codes, new mathematical codes, and by that we can have a better system that will be in place, because the current one is not very perfect. Quindi il sistema attuale non funziona bene, non è perfetto. Lui vuole dimostrare che è possibile avere un sistema alternativo a quello attuale. Prima di passare, volevi replicare? No, ringraziare. Prima di passare la parola a Bruno, volevo fare io una piccola parentesi, legandomi alla sua domanda. Traduciamo. Il fatto che comunque Piotr agisce parallelamente al sistema capitalistico, marginalmente rispetto al progresso, ma agisce da artista, cioè non è un militante politico, lui lavora politicamente ma fa politica, ha applicato un metodo di diciamo così ristrutturazione creativa del suo habitat, quindi non è un sistema diciamo così impeccabile, non si propone come modello etico. Lui per un certo periodo della sua vita ha fatto questa scelta come artista che ha delle implicazioni politiche, morali, fisiche, alimentari e tutto il resto. Economiche, professore? Anche economiche? Sì, perché lui è dal 2016, dal novembre 2016 che non usa moneta, non usa soldi, lo ha ripetuto spesso, quindi... Isabella? Cosa ne pensi del cannibalismo? I don't have any particular thoughts on that. I just know that if I live by the mathematical code, like if I decide that the rules for me, I decided everything I find on the road, I eat it. So it's no difference between species, including humans. There is no difference for me. Ok, quindi lui
non ha un pensiero specifico sul cannibalismo, però se trova, il suo etico è che se trova qualcosa morto per strada lo mangia. Because I think everybody is equal in the face of progress and modernity. Perché siamo tutti uguali per il progresso e per la modernità. La sua pratica artistica si può anche annoverare quando c'è questa sua cucina nell'accezione dell'arte relazionale, o è qualcosa di diverso? L'arte relazionale con l'implicazione sulla cucina. Sorry. Yeah, so I don't know about to be honest, I don't know this theory, but I know for me it's important to have a laboratory in which I can study and about the ways of preparation of the food, and of course consumption of the food, and the preparation and consumption requires participation of people. So the work is based a lot in interaction, in human interaction, human-animal interaction. So yeah, if I prepare the food and there's nobody to eat it, and yeah, it doesn't make sense. Quindi non conosce bene questa teoria dell'estetica relazionale, però senza avere un'interazione tra esseri umani, ma anche tra l'essere umano e l'animale, il suo lavoro non sarebbe possibile. Se non ci fosse nessuno con cui condividere un piatto, il suo lavoro non esisterebbe. Because maybe the first part of my study was to experiment in the complete isolation, to live alone by the road and eat everything from the road. Now the second stage is the reverse, is to actually share and create new experience for people and with people. Ok, quindi la prima parte di questo lavoro era individuale, ma prendeva il cibo dalla strada e se lo mangiava da solo. La seconda parte invece richiede la presenza di altre persone, la condivisione di questi piatti. Perché questa pratica, c'è l'interazione col pubblico, c'è la pratica diversa. Sì, beh, sì, sì. Io mi chiedevo, a parte se ha un tempo questa pratica, cioè nel senso se ha intenzione di continuarla, quindi che diventi un mood di vita o meno, e in relazione a questo, se sbagliasse, nel senso che mangia anche animali crudi, per quanto uno possa vedere se ci sono comunque elementi per cui l'animale è malato, un virus non si vede. Se avesse una problematica relativa a questo tipo di pratica, cambierebbe oppure farebbe appunto un'azione di resistenza, continuerebbe? Cioè, in che modo potrebbe cambiare la pratica artistica nel caso in cui questa pratica artistica portasse diciamo una problematica a livello personale sul proprio corpo? Well, the first question is if this work has a duration, as in will it got a certain period for this. And the second question is if you eat such food like this virus
I set up some rules for myself, and the initial idea was to live like this 6 months to prove that, or to see if it's possible. But because I realized the scale of this study, I had to continue into now in a 2 years period, more than 2 years, and so it's already extended my time frame. For the next stage of the project, I don't think it's essential for me to entirely survive on the roadkill, as I proved that it's possible, and it's already kind of discovered for me. But I don't think I ever will completely stop eating. Like if I find a cat somewhere on the road, I will still bring it home and cook it in the future, I'm sure, because it's kind of, once you enter a parallel world, it's hard to go back. Ok, quindi inizialmente il progetto doveva durare 6 mesi, però attualmente sono già 2 anni che procede in questo modo. Dice che anche se dovesse smettere sarebbe difficile per lui poi, se vedesse un gatto per strada, non raccoglierlo sarebbe difficile, insomma, anche se avesse finito ufficialmente con questo progetto. E se, appunto, il problema è che se mangiasse un animale crudo avesse un problema? Well, it has never happened, so it's hard to me to answer, but I decided that if I don't find, I don't eat, so at maximum it happened like maybe 2-3 days I went without the food. But then eventually I find something, so I never was in the situation where kind of I had to decide for my life, like I'm ill, or like I always kind of, maybe I was lucky, I don't know, maybe it's just, it is safe, I'm just kind of mathematically following the rules and that I set up for myself. Non sa se è stato solo fortunato, ma fino ad ora non gli è mai successo niente, e quindi se dovesse succedere qualcosa magari non mangerebbe per qualche giorno, però fino ad ora gli è andato bene. Sul rapporto con la politica, perché lui fa arte in modo politico ma non fa politica, però c'è comunque un pensiero politico, come si colloca all'interno della situazione politica attuale? Sì. In generale? No, ideologicamente o in reazione a quello che sta succedendo adesso? Sia ideologicamente sia in reazione. How is politics about actual politics coming to politics to a relationship as it goes? Well, because I live like isolated for 2 years, I scared even to turn on the TV, because if I turn on the TV I see like a big ass. It's like a talking from the asshole. It's an ass of Trump, and this asshole is talking, and many people listen to what it has to say, and it's kind of, I don't understand even how it's possible. Okay. Ha vissuto isolato per 2 anni e dice che ha paura di accendere la TV e vedere un gran buco di culo che parla, un buco di culo del nome Trump. And in Theresa May also she looks like a wet rat, and also speaking. And so all these kind of like dinosaurs in the TV, they speak and everybody listen and follow what they have to say. And I don't understand how it's even possible, so I just try to stay outside of the politics. Vedi che la gente guarda tutti questi dinosauri che parlano in TV e non sa neanche come sia possibile che gli dia retta, cerca il più possibile di rimanere fuori dalla politica attuale. So your art is a form of a resistance or opposition? It's just a position to show that
there is alternative possible, and to encourage the creation of alternative system and believe in your own possibilities that you can create a system that you want, and that kind of makes you free. Allora, io sono venuta al vernissage e quando ho percorso le stanze della mostra, ho trovato come mi sono trovata a pensare a un collegamento quasi come se ci fosse come se a un atto di violenza, a un'azione cruenta del mondo, della strada, quindi l'animale morto, abbandonato, il consumo sfrenato e quant'altro, ci fosse una risposta al riprendere questa cosa e sublimarla. Alla fine, quando mi sono trovata di fronte ai due video, quello del verme, e chi non c'è stato, c'è un video con un verme, un video in cui c'è praticamente come la pubblicità del TG di Fox News, con l'artista che pratica autoerotismo con una volpe morta. A quel punto io l'azione sessuale sulla volpe lì l'ho vista quasi come l'unico atto di violenza che non sublima, che non è un atto di sublimazione nei confronti dell'azione violenta, è come se l'artista in quel modo fosse violento nei confronti di un animale morto, quando in realtà di solito lo mangia, quindi in qualche modo è come se gli desse un altro tipo di vita. Sono sicuramente io che non ho capito il gap, però vorrei che mi spiegasse il collegamento. Sì, anch'io ci sono walk through the exposition and also this opposition, political opposition against she saw a video of you, I think, masturbating the corpse, and she wants to know what that has to do with the rest, what message it has, because you're perpetrating a violence against them. That's how she saw it. I don't think it's violence in any way. It's just like formal ideas, formal approach to Fox News, and I don't see many differences because the physiological instinct to eat is the same physiological instinct to have sex and to receive pleasure. So for me they're not that different, and I think there's so many connections made through these processes throughout the history of humanity. So it's not that different for me to eat or to have sex, and just I think also accidental things that are shown in the exhibition from the archive. It's like also followed by the mathematical code to select what images I present in the show. But I think this video, it's a very important video in my archive, for sure. Per lui questo video non rappresentava una violenza, ma un bisogno fisiologico umano come quello del mangiare, era un semplice rapporto sessuale. Poi ha nominato anche la Fox News, quindi era forse un... Sì, perché c'è praticamente il video del TG e quello una volta. Chi ce l'ha presente lo sa. Era un simbolo di... Sì, vorrei aggiungere una cosa io se posso. Al di là di tutti gli aspetti, diciamo, legati all'antropologia del rapporto uomo-animale in condizioni di solitudine, come la transumanza, come appunto i pascoli, e sappiamo che non sono soltanto relazioni platoniche. In questo caso specifico il rapporto che c'è con gli animali morti
che garantiscono la sua sopravvivenza si trasporta sul piano affettivo, cioè gli animali diventano compagni di strada e senza voler dare un valore morale, quello che dico è riflettiamo sul fatto che un animale morto può essere utile sul piano della sopravvivenza, del mantenimento e quindi anche sul piano del soddisfacimento erotico. Cioè, ripeto, chi conosce la transumanza, chi sa dei pascoli nella Sardegna, cioè lo sa, sono pratiche che avvengono. C'è l'Elda Gallino, un padre padrone, che descrive molto bene questo rapporto con gli animali. Quindi, ripeto, non credo che sia da scandalizzarsi in questo. L'aspetto del fatto che sia morta piuttosto che viva si lega al consumo di una violenza conosciuta a priori, ma viene ribaltata, non dico nobilitata, ma comunque gli viene data dignità, perché comunque aiuta la sua sopravvivenza, il suo mantenimento fisico, ma anche mentale, morale. Insomma, è una semplificazione, ma per dire appunto abituiamoci magari ad andare oltre il disgusto personale o alla proiezione, può essere meno proiettivi, a volte rischiuso. Io volevo sapere se all'inizio è stato difficile uscire da un sistema di pensiero che è quello comune, entrare in un altro che è quello suo personale che non è comune. No, but this is the opposite actually. It's more harder for me to kind of participate in after being isolated and following my past for such long, when I have to readjust and have like today speak in front of many people and to present what I do. For me, that's kind of is more difficult than being isolated. So it's a kind of this transition is I find sometimes difficult. To be in a social context rather than on the road. Quindi forse è stato il contrario, non è stato difficile adattarsi a questo modo di vivere, ma è invece difficile reintegrarsi nella società, come stare davanti a voi oggi, per lui è più difficile che stare isolato. Allora, una cosa che mi sono chiesta è l'uso del colore, cioè perché ha usato, diciamo, le coperture del legno erano, non so se erano coperte militari, arancioni e nere, cioè le ha usate per un significato simbolico, perché ci sono di quei colori, perché ricordano qualcosa, cioè per quale motivo c'è quell'uso del colore? She's interested in the use of colors, the way you use the colors in this exhibition. She saw the leather on different colors, orange, green. So they have any symbolic. No, it's just I use material, so it's a blankets are recuperated from a military bases around Europe, and it's just orange blanket is a French blanket, and the green is American, I think, from Second World War. There's a beige one, there's a German ones. It's just basically what I could get my hands on from the military bases that I used for the panels. Okay, quindi queste coperte provengono dalle basi militari di tanti paesi diversi. Quello arancione forse della Germania, quello verde forse quello americano, quindi non hanno un senso Io volevo sapere se questa pratica individuale
potrebbe trasformarsi in una comunità proprio di pensiero, oltre che la pratica artistica, ma proprio come stile di vita, come una comunità indipendente da questo sistema. Cioè tu, se dovessero un giorno arrivare 10 persone che magari non sono artisti, cioè tu li accoglieresti, oppure tu è una pratica individuale, cioè questo vorrei... Or if this project could become something like a community where different people can come together to follow this kind of lifestyle. Yes, so we have the community in the form of Foundry, and yeah, as I said, these are the applications for this community. But it's not necessary, again, like I must repeat, I don't think it's necessary for everybody or for anybody to follow what I do in a literal sense, taking cats and eating cats or eating animals from the road. It's just an example of alternative system. But we have a community in place in France where we investigate different matters and different approach. Quindi questa comunità già esiste, la Foundry, questa fabbrica, infatti questi sono i moduli per richiedere di partecipare a questa comunità. Ma per lui non sarebbe necessario che tutti seguissero questo stile di vita, non ha importanza se mangi un gatto dalla strada o meno, non è importante. Ci sono diverse cose che si possono fare all'interno di questa comunità. Well, it's more about to accept the reality and to create a situation in which you are outside of your comfort zone, and you create a situation where you can more clearly see your surrounding and understand the space and how to work with the space and to speak the language of the catastrophe. Okay, quindi più per vedere come c'è un'altra realtà, un altro modo di vedere le cose, per parlare anche questo linguaggio del catastrofe. Io volevo sapere se abituato a quel tipo di alimentazione, girando per il mondo, è difficile per te trovare, cioè faresti la stessa cosa anche in Italia se trovassi un gatto morto o un animale morto, oppure ti ciberesti comunque di cibo tra virgolette normale? No, I still do it, so every time if I have to travel, like in France I have it quite easy. I have set up. Maybe in France the only problem is that there are not many cats left, because they all, most every cat in the area die and I eat. So now in Italy, in Trevi there are many cats, so it's very good region for me. It's actually in the museum. So it's very exciting to come to a new place and experience different fauna. Quindi sì, continua lo stesso, questo è un gatto italiano, nostrano. Quindi continua lo stesso. Ha detto che nella sua zona in Francia sono rimasti pochi gatti. Adesso volevo sapere qual è l'animale che trova più spesso. Il gatto. The most common is a badger, is a blaireau. Badger is a black and white. Yeah. No, volevo sapere, nella stanza, cioè
si arriva a questa stanza con questi soldi coperti dalle pelle da Belle, volevo sapere perché era buia, cioè questa scelta di non attuare l'illuminazione. I don't know. It was a daylight, but I think also to idea of the space and the natural light is very important to me. Also in the foundry, like in south of France, big spaces we have are not light by electric lights, so we work in the natural light conditions. La luce naturale per lui è molto importante, anche alla foundry in Francia lavorano con la luce naturale. Volevo sapere qual è stato, non so se c'è stato un evento in particolare, cioè il momento in cui tu hai deciso di iniziare a fare questa pratica, a fare questa azione, c'è stato un evento in particolare? No, I become aware of the quality of the meat that we consume, and also the idea of kind of being trapped in one system and not seeing any other possible way. So it was just a kind of natural. I arrived to question how I can exist parallel to the system current. Non è successo niente di particolare, si è reso conto che la carne che consumiamo non è il massimo, nel senso di qualità, poi si è reso conto che poteva esistere in un sistema parallelo a quello attuale, che era possibile esistere diversamente. Volevo sapere se oltre questa scelta alimentare avessi anche delle scelte radicali su le cose che usa, tipo rasoio, spazzoli, politico, eccetera, cioè cose naturali di sopravvivenza. So I use all natural things. For example, I make a soap from the badger fat because it's very good for the skin. Okay, quindi cerca di usare le cose naturali, quindi come sapone usa il grasso del tasso che fa molto bene alla pelle. But of course, in this, the main thing what is in place is the physical kind of being, going up with the sunrise, doing a lot of bicycles, swimming in the lake, walking in the mountain. It's all just natural choices that are part of this lifestyle. Ma anche le scelte di esercizio fisico che fa parte di questo stile di vita, come andare in montagna, uscire all'alba, fa tutto parte di questo stile di vita, è importante. Ma devi usare anche qualche integratore per supportare questa parte artistica, umana, bisogna anche di essere... No, I just I eat all organs from the animal. Like this, I have all the nutrition. It's a very healthy diet, ketonic diet, keto diet. So a lot of fat and protein, and sometimes maybe I find a nettle or tea. I
make a soup with orti. How is it in Italian, orti? Ortica, yeah. That's, yeah. Quindi no, non prende integratori, mangia tanto grasso, tante La dieta del primitivo. Sì. Proteine e grassi. Aspetta, ce l'ha lì. Io mi chiedevo, cioè, usi tutto, cioè usi la carne, la mangi, le pelli vengono utilizzate e le ossa, cioè hai mai pensato di creare qualcosa con le ossa, di realizzare qualcosa, cioè che fine fanno le ossa? Ci sono sempre skin, what happens to the bones, I keep some bones for the archive, but I haven't yet found a practical use for the bones, as like for the skins, for example. But I do keep samples of the skulls in my archive, in the boxes. Yeah, but I don't use them for now. Ok, quindi tiene qualche ossa per il suo archivio, ma ancora non ha trovato un uso pratico per queste ossa. Marina Abramovic ha vinto il Leone d'Oro a Venezia con la montagna di ossa degli animali morti, delle vacche, degli animali morti della guerra dell'ex Jugoslavia. E cantava, Coccia cantava la guerra. Sì, voleva fare. Trump morto sponda la strada se non riusciva a mangiare. I'm not sure. No, è stato un gioco, se veramente It's all equal. Yeah, it has to be. But on the TV, I not looked up. On the road is different. It's more my territory. Yeah. I would be happy to. very unsafe. Many medicines and bad food. Una cosa un po' bizzarra. I would have to take that risk. Una cosa un po' bizzarra per ridere un po', si è mai tatuato un animaletto che è particolarmente I have many tattoos with animals also, but they all they follow Russian criminal code or alternative code. So they're not just a decoration, it's actual tattoo that has a function, it's a code of it. I suoi tatuaggi seguono un codice russo, il codice criminale russo, insomma, quindi hanno un senso, quel tipo di senso, è un codice praticamente. Ma lui è siberiano? No, I wish I was. I wish I was. Lo vorrebbe essere, ma Lo non so, lo però è. appunto quelli sono, se dice che è un codice, quello lo sa. Lilin ne ha scritto fiumi di libri su questo. È un codice che hai se fai parte di una comunità specifica, cioè come ha potuto lui appropriarsi di certi segni, vabbè adesso forse esula un po' da quello che stiamo dicendo, però siccome l'ha nominato voglio sapere come si rapporta con un codice che non è suo. Deve essere stato iniziato. No, it's a more universal code that is adopted in many social contexts, but of course it's still a closed society. But just like every tattoo is earned in a certain period of my life.
Quindi è un codice per universale usato anche in diversi contesti sociali e lui ha guadagnato ogni tatuaggio in un momento diverso della sua vita. Se non riesci a trovare qualche animale per giorni e giorni, sarebbe capace anche di uccidere qualche animale randagio per necessità? So if you didn't find any bird for a few days, would you kill like a stray animal or wild animal? No, it's from the beginning of the study I decided I will not kill any animal alive. Yeah, not kill, just not kill, and I not plant, so I not participate in hunting or agriculture. Quindi no, dall'inizio ha deciso che non avrebbe ucciso niente e non avrebbe partecipato nell'agricoltura. Mangia vegetali? Do you eat vegetables? Almost not, only the Arti or some occasional plant I make tea with, melis, but mostly it's a meat, because the idea is to exist on what is destroyed by progress. Quindi la risposta è no, non mangia la verdura, mangia a volte l'ortica, si fa le tisane anche con questa pianta, anche con la melissa, mi sembra, perché l'idea è di andare contro il progresso. Quindi non le cose prima, ma solo quelle che trova. Io volevo sapere l'apporto che ha dato l'aver incontrato Franco B, l'aver partecipato a comunque, non mi ricordo se era un seminario, cioè ha partecipato a un workshop, cioè cosa gli ha dato e che cosa trova magari in comune o in contrapposizione, che apporto gli ha dato conoscere un artista come lui? Yeah, so Franco B is a very good friend of mine. I'm very happy to have met him. And he had and still has a big influence on me. I participate in his workshops and I help him with his exhibitions and spend many conversations. I think also strong impact I had in the workshops by Franco B, but it's mostly because I was faced with myself and kind of working with performance and trying to understand the idea of performance and apply it to myself, where I came to a realization that I want to create the real situations rather than performing. I came to a realization that I want a constant existence within a project where actually art becomes reality and vice versa, and where I'm not separating them. But it was maybe the main turning point was a workshop of Franco B a couple of years back. Quindi ha grande amicizia con Franco B. Infatti tramite uno di questi workshop fatti insieme a Franco B ha scoperto che la performance non faceva per lui, ma voleva più vivere la realtà. Sì, sembra che questo fa senza drammatizzare, senza tradurla in teatro. Senza tradurlo in teatro. Faccio l'ultima domanda io e poi casomai lasciamo un po' di tempo per chi volesse chiarimenti direttamente con lui sull'application for. Il suo rapporto con il mercato, se dice qualcosa sull'eventualità di vendere, se la presa in considerazione o meno, pezzi o tutta l'installazione, per esempio.
is your relationship with the art market? How would you sell these works of art or not? So, as we're not participating in the system, of course, I'm not interested in participating in the monetary exchange for my art. So there is a form of exchange taking place, but it's not exchange artwork for money, it's exchange artwork or big installation for some opportunity or some situation to create or continue the study. So there's no monetary gain from the works I create. It's just, for me, the most important is to be able to realize some idea and to make it take place. And in this moment I was kind of lucky to be able to realize it, and how it will develop next I'm not sure, but I know that I can sustain myself completely independently of the art market, so I'm not really concerned by it. Quindi lui si rende conto che è in grado di vivere senza avere il sostegno del mercato d'arte, non ha bisogno di vendere i suoi lavori, non c'è nessun scambio monetario, non vuole guadagnare da queste opere, ma c'è più uno scambio di idee tra persone. Più un baratto, più una transazione economica. Scusi, è fidanzato? No. Yes, in the exhibition as my girlfriend in the last video. Ok, quindi la sua ragazza appare anche in questa mostra. Nell'ultimo video. Depends, it's a cat. Yeah, I have some cat with me. I was very happy with the reaction and the interactions happening in Trevi. I think it's many people who came. I think of course there was some shock, but it's unavoidable. When you present somebody with reality, when I myself see reality, I shock. So it's unavoidable, but it was a positive reaction. I think the energy was very good at the opening, and I had a interesting conversation with people, but also I was busy with preparing food. But what actually really excited me is that I was cooking cooking the porcupine and the cat, and then everybody wanted to try, so everybody eat the meat that I was cooking, and I was actually not expecting that at all. So it was like very well received. People saw it was very tasty. So I'm happy for feeding people. È stato molto contento della reazione del popolo di Trevi, hanno interagito tanto, c'è stato un po' di persone scioccate, ma poche, insomma, ed dice che è anche normale rimanere scioccati quando vieni messo davanti alla realtà, tutti rimangono un po' scioccati. Poi hanno condiviso insieme e hanno cucinato insieme un'istrice e un gatto che poi sono stati mangiati da tutti i presenti. Sì, l'ultima cosa è anche una domanda, no? Lui parla spesso di linguaggio, no? Parla di linguaggio, e è un lavoro che lavora sull'immaginario, che è quello che fanno gli artisti, che lavorano sull'immaginario, sul nostro immaginario. Io sfido chiunque a non guardare un girasole e non pensare a Van Gogh, una zuppa, una candela della Camera e non pensare a Mimur. E sfido chiunque di voi a adesso
andando per strada, no, a incontrare appunto una carcassa e non pensare a Piotr. Quindi vuol dire un lavoro in cui lui in qualche modo cambia anche il nostro immaginario. Ormai io per me è così, no? Se vedo quella cosa penso che la leggo, non è l'inclusione negativa, semplicemente sta lavorando su un immaginario. Però c'è anche una domanda su questo, perché è un'immagine molto forte. Lui è giovane, come vive il rischio di essere ricordato come l'artista, semplicemente essere in qualche modo incaserato dell'artista che mangia gli animali morti. When we see roadkill, I think of you. You're a young artist. How do you feel about being put in a box with roadkill that you associate with roadkill? Do you feel like this is an association that's positive with you as an artist? Yeah, most definitely, because it's quite a significant part of my life where I spent on the road, and I'm very happy I did, and kind of the discoveries I had on the way is very interesting. So I don't have a problem put in the box. Yeah, absolutely. Quindi non è una parte significante della sua vita. Ha fatto tante scoperte lungo questo percorso, quindi non ha nessun problema ad essere messo dentro questa scatola con gli animali morti. What I want to add is like actually to alternative to like a break in the box or some conventional ideas is like for example my next goal for the next 5 years I will devote my life to receive the Michelin stars for my cooking. And for me, that's the box I want to achieve, is to receive the stars. Of course, it's only direction, and the path is more important. But as an idea of transition from one box to another. Quindi il suo obiettivo per i prossimi 5 anni è di ottenere delle stelle per la sua cucina, e questo è più importante. Volevi dire qualcosa, Marcello? No, no, ne parliamo dopo. Che farebbe se incontrasse un off-board vestito da una... Sì, off-board. Se fai una non abbiamo ancora la risposta. Noi durante il filmato abbiamo visto un bambino che partecipava alla scopertura degli animali. Se oltre un giorno dovesse avere figli, uno pensa di aiutare i bambini e non pensa di in questo modo cresce nel bambino il senso di curiosità, di totale non sensibilità verso il mondo. It's a very exciting place to bring up children. That particular boys, I think, have a very exciting life, living in our community and being raised with walking on the ground with bare feet and playing with insects and being in the wild, being close to nature. I think it's very important during the grow up, not to grow up in the concrete coffin and spend all the life in the concrete coffin, to be later transferred to a wooden coffin. Quindi il bambino che abbiamo visto nel filmato vive in questa comunità, cresce in modo molto vicino alla natura, cammina scalzo, gioca con gli insetti, e lui
crede che sia un modo molto bello per crescere, invece di crescere all'interno di una bara di cemento, come l'ha chiamata, per poi trasferirsi in una bara di legno, come l'evoluzione naturale della vita. È meglio crescere in questo modo più naturale, più vicino alla natura. Bene, allora direi che può bastare. Allora ringrazio intanto Piotr per tutto quello che ci ha portato, ringrazio di nuovo Gordana, chi volesse può parlare con Piotr e fare nessuno di questi, e ultimo ma non meno importante, i miei studenti passino per la firma adesso. Grazie. Ragazzi, ma perché sa mangiare lei? come le faccio? Hai fatto con la chiavetta? Stanno pure chiamato, lo puoi eliminare tranquillamente. Anzi, lo puoi eliminare. Grazie. Ma questa è tua o del professore? Questa è il professore.